Il mondo dei cloni. Approfondimento podcast. Sì, clonano di tutto. Sui siti di e-commerce cinesi si trovano cloni di ogni cosa. Veramente falsi. Qualche tempo fa ho pubblicato il video del microfono dragone, che non è un falso, è proprio lui, così fatto. È un microfono originale, diciamo così. A seguito di quel video ho ricevuto un Neumann U87i fake. Sai come i Rolex falsi? I Tarolex? Ecco, se vuoi ascoltarlo, l'ho confrontato all'originale con uno Stellar e con una KG. Lo trovi sul canale. Ma mentre il microfono dragone ha suscitato solo interesse per il basso costo e l'alta resa, questo, quello dell'U87i fake, ha scatenato polemiche. Ed è per questo che faccio un approfondimento. Molti, dopo questo video, si sono indignati. Beh, certo, direi tu, è un furto di proprietà intellettuale e industriale. No, ancora circola una idea che giustifica il brutto cattivo industriale Neumann troppo ricco e avido e gli sta bene come un vestito nuovo che spaccino dei falsi. Perché, dicono taluni, oggi costruire un microfono costa pochissimo, quindi brutta Neumann. Sì, ma Ciccio, non si sono inventati un microfono nuovo. Lo hanno ricostruito, e anche peggio dell'originale, che secondo gli esperti, quelli veri, era già passato attraverso correzioni discutibili, quindi, nonostante tutto, l'U87 era già una delle ciambelle non esattamente meglio riuscite in Neumann, ma che aveva comunque centrato l'obiettivo, visto il successo ottenuto. La tesi che la colpa sia di Neumann, che fa pagare troppo un circuito, è una cassata, una torta col buco in mezzo. Ma te la spiego meglio tra un attimo la cassata. A chi sostiene che Giorgio pratica una truffa, invece, do ragione. Giorgio, nome di fantasia, è l'amico che mi ha prestato il microfono, titolare di un service audio-video, che dopo l'ennesima vandalizzazione della sua attrezzatura da parte delle band per cui lavora, ha rinnovato il parco microfoni aggiungendo alcuni Shure Neumann fake. Così ai bambini cattivi offre il fake, a loro insaputa. Tanto sembra vero. L'U87 fake di Giorgio l'ho testato dopo un anno di attesa, perché il mio nuovo amico ad oggi non so dove sia, mi ha lasciato il microfono ed è sparito. Tentennavo, sai, amico è una parola grossa. Comunque Giorgio, è un simpatico peccatore che cerca di sopravvivere. Non lo giudico perché solo chi è senza peccato può farlo. E poi mi ha prestato il microfono e io sono un peccatore. Qui la vera vittima è George Neumann. Partiamo dalla radice, ovvero il diritto al salario del lavoratore. E poi saliamo la china fino al diritto al lavoro del datore di lavoro, senza il quale il lavoratore non lavorerebbe. Perché non tutti hanno capacità d'impresa. Poi potremmo rivolgere le nostre attenzioni al limite che dovrebbe avere il potere economico. La sovversiva dialettica dei finti compagni che sfruttano basamente il popolo lavoratore, ingannandolo e sottraendogli il pane. Compagni, uniti vinceremo! Ok, un po' meno, va bene. Un po' di storia. I microfoni Neumann nascono assieme alla necessità dei media dell'epoca e come nuova tecnologia che ha rivoluzionato il mercato ha offerto all'azienda un salto sul podio e quindi il suono dettagliato ottenuto con le capsule Neumann era ricercato da tutti. L'U87 arriva in un momento in cui la radiofonia richiedeva un suono che superasse il QRM, un rumore di fondo nelle trasmissioni delle radio. E l'U87 viene studiato per creare un suono adatto alle necessità delle trasmissioni dell'epoca, ma doveva anche offrire la ripresa adatta agli studi di registrazione. Quel suono, pur con variazioni nei diversi upgrade, è rimasto come standard. Non è il migliore del mondo e nemmeno l'unico, ma una pietra miliare ancora oggi ricercata. Anche un oggetto da esibire per ostentare qualità. Il marchio è divenuto una garanzia, grazie a George o chi per lui dentro alla Neumann. Nell'azienda ci saranno stati tecnici capaci che hanno partecipato attivamente alla creazione del progetto, stipendiati dalla Neumann. Ma solo chi possiede la Neumann si può arrogare il diritto di proprietà intellettuale dei prodotti. Se anche un tecnico dell'azienda, capace, pieno di iniziativa, se ne uscisse dall'azienda e si costruisse lo stesso microfono,
Non potrebbe sicuramente realizzarlo copiando i prodotti Neumann e mettendoci il marchio Neumann, ma dovrebbe fare un prodotto che si chiama, che ne so, Das Mikrofon des Technikers in Durchgekehrt. Game over. Il microfono del tecnico che si è licenziato. Ma diamogli una sigla che è più facile, DMDTID o DMDT per gli amici. Anche se fosse stato lui a inventarli in azienda, dovrebbe fare così. Era impiegato e non proprietario. Ma non complichiamo le cose. Perché persino la famiglia Neumann ha dovuto vendere l'azienda in un fatale momento di crisi. L'ha venduta alla Sennheiser. Ma non gli ha venduto la Mikrotech Geffel, che era situata nella ex Germania Est ed era considerata la seconda Neumann. La Geffel è poi tornata nelle disponibilità della famiglia Neumann a fine guerra fredda e oggi Mikrotech Geffel che cosa produce? Indovina un po'? Microfoni! Eppure se li guardi non somigliano nemmeno da lontano ai Neumann ancora prodotti dalla Neumann Sennheiser. Ma suonano anche meglio, perché si sono presi la briga di ingegnerizzare capsule d'elettronica e di farsi pubblicità nel loro mercato. Costano cari come più dei Neumann e, nonostante i prezzi, sono comunque un'azienda fiorente. La loro tecnologia sfrutta gli stessi materiali che usano tutti. Magari scelgono prodotti di migliore qualità, però il loro costo reale al pezzo non credo che raggiunga, per esempio, i 2.500 euro di materiali che è il prezzo di un UMT800B. Oppure i 1.300 euro da listino per un M930, quello che somiglia un po' al TLM103. Probabilmente se compri i pezzi spendi 250 euro di materiali, perché certi componenti sono costosi e perché una fusione di alluminio non è proprio economica e loro, avendo già avviato un processo industriale, magari ne spendono meno di denari al pezzo. Ma a questo aggiungi un tecnico che li assembla, li testa prima di metterli in vendita, e poi un'assistenza clienti, un ufficio marketing che ne faccia conoscere l'esistenza attraverso campagne che convincano le persone del settore della bontà dei prodotti, un po' di packaging, un magazzino per i ricambi, qualche pezzo omaggio ad influencer. Ed ecco che forse 1.000 euro li hai spesi, in abbondanza. Quindi senza un processo industriale, con 250 euro, non riesci a metterli in commercio. Forse te ne costruisci una copia. D'altra parte, se per te non vale quella cifra, esistono le versioni economiche prodotte da altri come HPG, Behringer e altri marchi. Il valore fisico e materiale è una cosa, mentre il valore di un prodotto nel suo insieme è una cosa diversa ed è soggettiva, non solo tecnico e materiale, è un altro valore. Questo potrebbe rispondere a chi sostiene che Neumann ne approfitta gonfiando i costi. E lo fa sicuramente. Sfrutta la sua fama. Non lo fa rubando, è piuttosto restando nell'ambito della qualità che la gente, il suo pubblico, si aspetta dal brand, così che il market abbia un buon feeling. Manca un dettaglio per chiudere i dubbi. C'è questa malsana idea di calcolare tutto sulla base del valore delle merci. Siccome adesso un circuito elettronico con 2 euro lo puoi comprare da una fabbrica cinese, chi lo vende a 10 euro è un ladro. Hai i truccioli nel cervello, scuoti la testa e senti se 2 neuroni riescono a toccarsi. Bzzz. Questo avviene oggi grazie alla differenza delle economie tra nazioni al cambio valutario. Gli industriali possono andare a produrre dove gli costa meno, portando la loro tecnologia in luoghi poveri e lì insegnano a usarla per far produrre i loro oggetti alla gente del posto pagando stipendi da miseria, dove non ci sono diritti per i lavoratori, dove la sicurezza sul lavoro è una parola, dove le tasse sono favorevoli. Ecco perché costa poco. Arricchendo lo straniero e impoverendo i propri concittadini. Siamo in guerra, compagni. Noi non ci arrenderemo mai per l'onore della nostra bandiera e per l'amore della nostra patria. Grideremo e alta la nostra voce andrà contro i traditori, mafiosi, camorristi, corrotti e padroni. Compagni! Scusa, anche meno.
Ecco perché questa folle idea che tutto debba costare sempre meno prima o poi arriva alla totale erosione di ogni valore associato al denaro usato per scambiarsi prodotti. Tutto deve costare meno, ma così anche il tuo lavoro alla fine costerà meno. Non puoi risolverla tu in pochi passi, ma dovrebbe farlo la politica. La politica. Oddio, non so come mi vengono queste battute. Se per sopravvivere alla concorrenza devi abbassare i prezzi, dovrai trasformarti e diventare come chi pratica prezzi bassi, rinunciare ai tuoi diritti, alle tue libertà. E saranno cazzi amari. Cazzi amari Findus. Oggi nella nuova confezione famiglia, pronti in 5 minuti anche in microonde. Credo che chi senza ricatti e senza rubare riesce a farsi pagare anche 1000 volte il prezzo fisico del prodotto abbia ragione da vendere. Anche Lucio Fontana, il pittore la cui tela vale milioni. Puoi non volerli tu i quadri tagliati, sono delle tele di stoffa tagliate o bucate. Quanto costano nuove? 5 euro, un 20x30 in abete e cotone? Ma un ricco spendaccione magari li vuole ad ogni costo, quelli tagliati. Ed ecco che quel denaro finalmente esce dalla borsa del ricco per andare a sfamare un altro ricco, perché di solito piove sul bagnato. Italiani ne abbiamo? E come? Uno su tutti, Ribera. Ma costano carissimi i microfoni italiani, come tutte le eccellenze italiane che gli italiani poi non si possono permettere. Porcaccia miseria! Il Ribera R47, per esempio, costa 9.900 euro, più IVA, e se qualcuno lo compra una ragione deve avercela. Ribera produce anche il C12, che si basa su un pezzo da 90 della storia HG e lo vende a circa 6.000 euro. Beh, meno dell'originale, perché l'originale puoi pagarlo anche 25.000 euro. Vedi? Che conviene alla fine? Gli store cinesi dove il popolo comanda e dove il lavoro nobilita. Su Alibaba, ma anche su AliExpress, così come in tutti i market cinesi, è possibile trovare ogni tipo di prodotto, dal privo di marchio al falsificato Neumann HG, che tra l'altro produce anche in Cina per davvero, ma viene anche copiato, Shure, Audio-Tecnica e molto altro. Ma forse anche altrove, non ho mai controllato, però qui sono evidenti. La cosa curiosa è che sono prodotti venduti così, alla luce del sole. Se chiunque tra noi cercasse anche solo di aprire un bar e chiamarlo Bar Harry Potter, gli prende una Avada Kedavra in 3 secondi. Figurati cosa gli capita se falsifica un prodotto industriale in una multinazionale. Ecco, ci si è scandalizzati perché Giorgio, il mio, fra virgolette, amico, inganna la sua platea usando prodotti fake e sfrutta a sua volta un marchio noto, Neumann o HG, comprando prodotti falsi ma funzionanti in mercati in apparenza legali. E poi si passa sopra il fatto che la fabbrica orientale possa operare falsi alla luce del sole o quasi. Hai diritto ai tuoi diritti. Se sono ore di lavoro, idee e invenzioni, ne hai diritto. Non puoi diventare padrone dell'aria o del corpo di un essere senziente, ma questa dovrebbe essere logica elementare, anche se ormai devo dire che i bastioni del corpo sembrano essere presi d'assalto e per l'aria accetto scommesse su qualche tassa in arrivo. Se non paghi, non respiri perché crei CO2. Compagni, l'ora è giunta! La giustizia pretende che ogni proletario possa godere degli stessi vantaggi del padrone reazionario e sfruttatore del popolo. In un mondo globalizzato che invece mantiene 2 pesi, 2 misure, è ora che il popolo proletario possa falsificare come fanno i padroni reazionari. Liberté, égalité, falsifiché! Sì, ok, anche meno.